Ciao a tutti, oggi vorrei realizzare con voi questi orecchini che ho deciso di chiamare ghirlanda perché mi sembravano degli orecchini adatti da indossare durante le feste che si avvicinano. Li ho realizzati anche con il rosso e dopo ve li mostrerò, quindi li ho fatti nei colori natalizi, diciamo. Questi orecchini, come vedete, hanno il perno che è sempre quello che io ho utilizzato altre volte di CIL accessori, anche se gli ho fatto delle modifiche per cui dopo un po' ve li spiego. Non ho fatto la parte sopra con le rocaie e sul retro ho usato le 15.0 invece delle 11.0 che loro utilizzano, perché per fare la parte retro più piatta in maniera tale che aderisca meglio all'orecchio. In ogni caso, per sicurezza vi consiglio anche di utilizzare questo tipo di gommino, il gommino più largo, che può tornare utile in questa occasione. A riguardo del perno, però, vi posso dire che voi potete benissimo farlo invece con dei perni normali. In quel caso qui in cima dovrete mettere due 15.0 invece di questa 11.0 e poi praticamente dovete realizzare il cappietto. Io questo dimentico in un certo punto di dirvelo, ma magari vi scriverò qualcosa di testo per ricordarvelo se volete mettere un perno normale, altrimenti procederete in questo modo. Inoltre, riguardo della stabilità, vi voglio dire che questi sono molto stabili quando si effettuano tutti i giri, ma soprattutto i giri di rinforzo che mentre giravo il tutorial ero un po' in dubbio perché non ricordavo, in quanto li avevo fatti un po' di tempo prima. Vi dico invece adesso subito che dovete ripassare sia all'interno una volta, diciamo dopo che l'avete realizzato l'interno, poi ripassate, e anche l'esterno un'altra volta, così proprio in maniera tale che vengano veramente stabili e perfetti. Niente, adesso vi faccio vedere il rosso e poi vi lascio l'elenco dei materiali. Eccoli qua, questa è la versione rossa dove si nota meglio, se vogliamo, la presenza delle rocaie che vanno a incastro, quindi a rendere stabile la struttura. Ora vi lascio i materiali che ci servono quindi per realizzare gli orecchini ghirlanda. Per realizzare gli orecchini ghirlanda saranno necessari i cipollotti 2x3, i cipollotti 3x4, i cipollotti 4x6 e i cipollotti 6x8. Io li ho utilizzati dello stesso colore. Inoltre saranno necessarie le tre misure delle rocaie più comunemente usate, che sono le 15.0, le 11.0 e le 8.0, e queste sono Miyuki e sono Duracot Galvanized Gold. Inoltre, se volete realizzare il perno che ho fatto io, vi serviranno praticamente questi perni appunto che hanno un diametro di 8 mm, altrimenti potreste usare un perno normale, questo a forma di stella o quello che volete, e in quel caso vi serviranno anche degli anellini. Ovviamente vi servirà anche l'ago della Pony da 12 mm e poi anche il filo. Io utilizzo il monofilamento da 20 mm di nylon, quindi, e possiamo iniziare con la lavorazione. Come prima cosa infiliamo sul lago 4 cipollotti, i più piccoli, quindi 2x3, e dobbiamo chiudere a cerchio adesso, fare il doppio nodo, nascondere il capo corto del filo e con l'altro allontanarci poi dal nodo per poter iniziare a lavorare. Fatto questo, come vi dicevo, adesso infiliamo sul lago 3 cipollotti, sempre 2x3 per adesso. Infiliamo 3 cipollotti e un attimo, ecco, e siccome stiamo uscendo da questo lato di questo cipollotto, ci inseriremo nel verso contrario. Tiriamo il filo. Ecco, e adesso dobbiamo andare nel cipollotto che ci troviamo subito dopo, quello laterale, poi anche quello del vertice, e adesso diciamo avremo completato in questo modo, tirando il filo, due sequenze di right angle weave. Però cosa facciamo adesso noi? Questo giro lo dobbiamo ripassare, anche tutti i successivi li dobbiamo ripassare, quindi li dobbiamo fare ma poi li ripassiamo un'altra volta perché dobbiamo dare stabilità alla nostra ghirlanda. E allora ci infileremo anche in questo cipollotto,
ci infileremo anche, scusate, anche in quest'altro, quello da cui siamo partiti. Tiriamo il filo, tutto si va a sistemare e poi ripassiamo anche di nuovo da questo laterale e poi da quello del vertice. In questo modo, quindi facciamo il passaggio e ci ripassiamo all'interno. Adesso, come vedete, questi sono 2 passaggi, ne dobbiamo fare altri 3, quindi inseriremo di nuovo, scusate, di nuovo 3 cipollotti sul filo, sull'ago e quindi sul filo, e ripetiamo di nuovo la sequenza. Quindi in questo caso ci troviamo ad uscire dall'alto, ci infiliamo dal basso, quindi nel verso opposto, tiriamo, ripassiamo lateralmente, poi scendiamo giù e però di nuovo, come vi dicevo, ripassiamo di qua e lo facciamo altre 2 volte. In tutto questi, diciamo, cerchietti che si vengono a formare, comunque questi li possiamo contare anche così in base ai cipollottini sopra, vabbè, comunque questi 3 cerchietti che si vengono a formare devono diventare 5 li dobbiamo fare tutti uguali così, ripassando ogni volta. Come vi dicevo, abbiamo ottenuto quindi 5 di queste sequenze. Vedete? Allora, avvicino un attimo. Sì, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 diciamo cerchietti, 5 incroci di cipollotti. Adesso però dobbiamo, invece di aggiungere 3 cipollotti, sempre 2 per 3, ne dobbiamo aggiungere 4. Perché dobbiamo iniziare a curvare la nostra ghirlanda. Come faremo questo? Quindi mettiamo 4 cipollotti sull'ago, ci inseriamo sempre nel cipollotto dal verso opposto, tiriamo il filo, come vedete si viene a creare un cerchiettino più grande. Noi adesso che facciamo? Rientriamo nel cipollotto laterale, vabbè no, prima ripassiamo, ecco, ripassiamo all'interno sempre per il discorso della stabilità. Adesso una volta che abbiamo fatto il giro di rinforzo, in pratica che facciamo? Dobbiamo risalire in questo cipollotto, nell'altro cipollotto e qui ci fermiamo. Perché dobbiamo adesso iniziare a considerare questo come lato esterno della nostra ghirlanda che si inizierà a curvare in questa maniera, in questo modo. Quindi adesso prendiamo, però dobbiamo fare attenzione adesso ad un passaggio, cioè dobbiamo infilare sull'ago. Siccome ci troviamo ad uscire da questo lato, quindi dove abbiamo questi 2 cipollotti qui, va bene? Che facciamo? Inseriamo un cipollotto, sempre dei più piccoli, poi un altro cipollotto dei più piccoli, poi invece infiliamo un 3x4, un cipollotto 3x4, adesso vi faccio vedere meglio la sequenza, e poi adesso di nuovo un cipollottino piccolo. Quindi che facciamo? Inseriamo questa sequenza, 2 piccoli, i 2x3, vabbè, un 3x4 e un altro piccolo. Ok. Poi che facciamo? Ci inseriamo nel lato opposto del cipollotto da cui siamo usciti. Sì, dicevo allora, e ci portiamo ad uscire cioè entriamo nel verso opposto nello stesso cipollotto. Cosa succede adesso? Sempre dobbiamo fare il giro di rinforzo, quindi ripassiamo di qui. Se ne viene tutto appresso, ecco qua. Passiamo qui, e qui. Ecco.
Adesso cosa succede? Ci ritroviamo di nuovo al punto di partenza dopo aver effettuato il ripasso e ci inseriamo in questi due cipollotti che troviamo qui sopra. Vedete, ricordate il punto in cui deve curvare? Ripassiamo anche nell'altro e poi nel cipollotto, infine nel cipollotto 3x4, è quello un po' più grande. Ecco qua, siamo così veniamo a trovarci. E adesso dobbiamo inserire, praticamente ci troviamo a uscire dalla parte di sotto. Come vedete, questo dobbiamo considerare, cioè dobbiamo considerare il verso adesso della lavorazione. Inseriamo un cipollotto 3x4, un attimo, allora un cipollotto 3x4 che ci troviamo così a uscire da sotto, poi un cipollotto 4x6 e due cipollotti 3x4, 1 e 2. Quindi questa sarà la sequenza adesso. Ci infiliamo nel cipollotto dal quale siamo usciti ma nel verso opposto, effettuiamo il giro di rinforzo così, adesso che ci ritroviamo nella stessa posizione iniziale. Mi dispiace per questo inconveniente dei giri di rinforzo, ma dobbiamo farlo per forza, ecco. E poi, visto che ci troviamo così, adesso passiamo in questo cipollotto, il 3x4 che ci troviamo, questo sempre consideriamo la parte di sotto noi, che poi è la parte interna ovviamente della ghirlanda, va bene? Ok, passiamo nel cipollotto 3x4 e passiamo anche nel cipollotto 4x6, quindi in quello più grande. Ok, tiriamo il filo, vedete che si sta curvando il lavoro? Aspettate che adesso vi faccio vedere meglio, ecco qua, perché dobbiamo formare la ghirlanda. Va bene, e adesso continuiamo. Bene, quindi mettiamo sul lago due cipollotti 4x6, due cipollotti 4x6, poi mettiamo un cipollotto 6x8 e un altro cipollotto 4x6. Vi faccio vedere la sequenza, ecco, così. E ci andiamo a infilare sempre nel lato opposto dal quale siamo usciti, nel cipollotto dal quale siamo usciti nel lato opposto. Sistemiamo il filo. Ok, adesso ancora di più che nei giri precedenti abbiamo bisogno di ripassare nelle perline, quindi andremo di qua. E nel cipollotto dal quale siamo partiti e ci ritroviamo di nuovo quindi ad uscire da sopra, perché questo abbiamo detto, dobbiamo considerare che questa è la parte di sopra, che poi diciamo più che altro è il lato esterno della nostra ghirlanda. Ci ritroviamo così ad uscire verso l'alto e ripassiamo anche in questi due cipollotti 4x6. Poi passiamo anche nel cipollotto più grande, il più grande che abbiamo, appunto nel cipollotto 6x8. Entriamo qua, quindi adesso ci troviamo ad uscire verso il basso. Verso il basso adesso però la lavorazione diventa più semplice, perché dobbiamo aggiungere semplicemente 4 cipollotti 6x8. Li prendiamo e li inseriamo, 4 cipollotti. Adesso nell'altra metà, diciamo, della ghirlanda le cose si fanno più semplici e adesso lo vedremo insieme. Ecco qui 4 cipollotti più grandi, ci inseriamo dal lato opposto dal quale siamo usciti, quindi in questo caso dal basso verso l'alto, tiriamo il filo. Ovviamente, come ben sapete, questi sono pesantucci, quindi andiamo subito a ripassare con l'ago il filo nelle perline, facendo attenzione ovviamente che non si impigli. Ok,
tiriamo il filo, tiriamo bene il filo. Andiamo adesso, che ci ritroviamo dal punto di partenza, il cipolletto dal quale siamo partiti, a risalire in questi due cipollotti 6x8, quindi in questo modo. Perché? Perché dal lato esterno noi dobbiamo sempre considerare, dal momento in cui abbiamo iniziato ad aggiungere i 4 cipollotti, che i due insieme devono risultare, diciamo, dal lato esterno per creare la curva della nostra ghirlanda. Bene. Ora adesso ci ritroviamo quindi in questo modo e diciamo, se vogliamo, la ghirlanda la possiamo vedere in questa situazione, così iniziamo a vederla meglio, ecco la nostra metà ghirlanda, e di qui continuiamo con praticamente adesso simmetricamente la lavorazione, però di qua risulterà più semplice perché noi adesso andremo a infilare semplicemente da questo cipollotto 4 cipollotti 4x6, quindi diciamo senza stare a fare differenziazioni che abbiamo fatto prima. Adesso questi sono tutti dello stesso tipo, li infiliamo semplicemente e siamo a posto. Ecco qua, però sempre dobbiamo fare il giro di rinforzo. Vedete, questa è la nostra ghirlanda capovolta. Andiamo a ripassare sempre anche in questi cipollotti per benino. Qui ripassiamo, siamo arrivati nel cipollotto dal quale siamo partiti, però passiamo anche in questi due che faranno sempre parte della lavorazione esterna, diciamo della parte esterna della nostra ghirlanda. Oltre che passare in questi due, passiamo anche in questo cipollotto. Ecco, e adesso infiliamo sul lago quindi 4 cipollotti 3x4, perché dobbiamo tra l'altro lavorare in maniera simmetrica rispetto all'altro lato. Quindi come vedete, di qui abbiamo i 4 cipollotti 3x4 e adesso li metteremo anche qui, inserendoci sempre nel verso opposto rispetto a quello diciamo dal quale stiamo uscendo. Poi tiriamo il filo, ripassiamo, facciamo il giro di rinforzo, scusate, facciamo un giro di rinforzo, eccoci, e usciamo dal cipollotto. Ripassiamo anche in questi due cipollotti che diciamo sono quelli del lato interno, e usciamo, ci troviamo così, tiriamo il filo, vedete da dove stiamo uscendo. Quindi una volta che siamo ripassati nel cipollotto di partenza, poi passiamo anche da questi due cipollotti 3x4, e qui che faremo? Inseriremo adesso 4 cipollotti dei più piccoli, i 2x3, perché siamo arrivati, diciamo, a quel punto anche rispetto all'altro lato. I 4 cipollotti 2x3 ci inseriamo nel cipollotto dal quale stiamo uscendo ma dal verso opposto, tiriamo il filo, eccoci qui, poi ci inseriamo anche a fare il giro di rinforzo. Un attimo. Adesso che ci ritroviamo al punto di partenza, praticamente dobbiamo passare anche in questi due cipollotti che troviamo dal lato esterno. Dobbiamo praticamente passare anche in questo, perché appunto quei due devono rimanere liberi, e in quest'altro cipollotto, quindi passeremo 1, 2 e 3 cipollotti 2x3. A questo punto prendiamo altri 4 cipollotti 2x3,
eccoli qui, e ci inseriamo nel cipollotto dal quale siamo usciti ma nel verso opposto. Ripassiamo per rinforzare il giro. Ci ritroviamo nel punto di partenza e passiamo, adesso però ci troviamo dal lato interno solo attraverso 2 cipollotti, così che succede? Che praticamente sempre da questo lato avremo i 2 liberi, questi e infine questi, i 2 liberi, e adesso invece ci ritroviamo a fare questa parte che abbiamo fatto all'inizio. Però cosa succede? Che adesso questi passaggi, diciamo, con 4 cipollotti che dobbiamo fare da questo lato, ne dovremo fare solo 3, mentre qui ne avevamo fatti 5, ricordate? 5 passaggi, e poi abbiamo iniziato invece a mettere 4 cipollotti, quindi per formare dei cerchietti da 5. Invece adesso dobbiamo mettere sul lago praticamente solo 3 cipollotti, 2x3. Scusate, qui i numeri da dire sono tanti, comunque 3 cipollotti di quelli proprio i più piccoli che abbiamo utilizzato. Ripassiamo, entriamo nel cipollotto dal quale siamo usciti ma dal verso opposto, e quindi otteniamo questo quadratino, diciamo, questo primo pezzetto, questo primo cerchietto da 4 cipollotti. Ovviamente dobbiamo ripassare, scusate se questa parte è un po' noiosa, ma è necessaria, ripassare sempre nel piccolo giro che abbiamo appena fatto. Stavo dicendo, ripassiamo nel cipollotto laterale, vedete? Ripassiamo nel cipollotto che sta al vertice, e adesso infiliamo di nuovo 3 cipollotti 2x3, poi ci infiliamo con questi 3 cipollotti 2x3 nel cipollotto dal quale usciamo del verso opposto. Facciamo un giro di rinforzo. Un attimo, eccoci, e ci ritroviamo quindi poi a ripassare nella perlina, diciamo, nel cipollotto interno e anche in quello del vertice. E adesso in pratica che facciamo? Dobbiamo fare questo giretto da 4 cipollotti un'ultima volta, quindi prendiamo altri 3 cipollotti, entriamo dal lato opposto dal quale stiamo uscendo, rinforziamo la lavorazione, usciamo dal cipollotto dal quale siamo partiti, poi ci andiamo a inserire nel cipollotto del vertice della nostra lavorazione. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo quasi fatta. Adesso che succede? La nostra ghirlanda si sta componendo, ovviamente sarà molliccia nonostante il nostro giro di rinforzo, ma perché è alla fine con le rocaille che noi andremo a dare stabilità. Poi però dobbiamo adesso unire i 2 capi della lavorazione. Come facciamo? Ci troviamo ad uscire da sotto nella lavorazione, quindi dalla parte interna, prendiamo un cipollotto, sempre dei più piccoli con i quali stiamo lavorando. Noi dobbiamo vedere la situazione in questo modo, quindi praticamente dobbiamo agganciarci a questo lato che rimarrà sopra, questo sarà il nostro proprio vertice, e noi invece ci agganceremo qui lateralmente con il nostro cipollotto che abbiamo inserito. Ci inseriamo nel cipollotto che era il nostro cerchietto iniziale, il nostro quadratino iniziale. Vedete cosa viene a succedere? Un po' come i drops, per chi ha seguito il mio tutorial dei drops, ma diciamo una cosa simile sta succedendo adesso, però come avete visto la struttura poi è diversa. Infiliamo quindi un altro cipollotto e ci inseriamo nel cipollotto dal quale siamo partiti. Adesso che tiriamo il filo tutto si chiarirà. Ecco qui, vedete cosa succede? Si chiude la nostra ghirlanda. Benissimo, facciamo anche qui il nostro giro di rinforzo, passando attraverso i cipollotti appena inseriti.
tiriamo il filo e ci troviamo ad uscire nel lato interno della lavorazione, ma facciamo così, usciamo di nuovo passando da questo cipollotto e attraverso l'altro, usciamo invece da questo lato qui, cioè usciamo dal lato esterno, va bene, della ghirlanda. La vedete? Ecco la ghirlanda. Adesso che ci troviamo, vi faccio vedere bene il punto in cui ci troviamo. Ecco, ci troviamo qua vicino al vertice, andiamo proprio verso la punta della nostra ghirlanda, che è questa qui, quindi andiamo qui dove vedete si scorge il nodino che avevamo fatto inizialmente. Adesso una cosa importante: se volete fare il perno come ho fatto io, quindi il perno di CL accessori, dobbiamo mettere una Rokai 11.0, d'accordo? Una Rokai 11.0, altrimenti metterete 2 Rokai 15.0 se volete mettere un perno normale, quindi un semplice anellino e un perno magari a stella per le feste, un perno qualsiasi per il caso in cui volete fare diciamo questi orecchini tutto il resto dell'anno, il che ve lo consiglio magari in altri colori. Quindi noi dobbiamo fare il perno quello più elaborato tra virgolette, e quindi metteremo una Rokai 11.0, altrimenti metterete 2 15.0. Ok, cosa facciamo con questa Rokai? Ci andiamo a infilare qui nell'altro cipollotto, nel cipollotto accanto, intanto da creare la punta. Adesso invece nella parte laterale esterna dobbiamo mettere per un bel po' di volte una 15.0. Allora prendiamo la 15.0, la Rokai 15.0, eccola qui vicina, e ci andiamo a inserire nel cipollotto accanto. Poi prendiamo un'altra 15.0 e andiamo nel cipollotto accanto, poi ancora un'altra e andiamo nel cipollotto successivo, ancora un'altra e andiamo nel cipollotto successivo, e quindi praticamente questa Rokai l'abbiamo messa 15.0 4 volte adesso, ma poi dobbiamo metterla ancora un'altra volta prima di questi due cipollotti che si trovano molto vicini. Mettiamo una, scusate non ho fatto vedere bene, la 15.0 e attraversiamo i due cipollotti successivi, che sono quei famosi due cipollotti che vi dicevo. Questi dobbiamo lasciarli dal lato esterno, eccoli qua dal lato esterno. Vedete che tirando il filo già si inizia ad irrigidire la situazione, ma appena appena, perché per irrigidirsi completamente dobbiamo proprio terminare tutto. Però state tranquilli, avete visto nell'immagine iniziale, nella spezzone iniziale, che comunque sono rigidi. Adesso tra questi due cipollotti 2x3 che sono più piccoli e questo cipollotto 3x4 mettiamo ancora una volta di nuovo una 15.0. Quindi ripassiamo nel cipollotto 3x4 e mettiamo un'altra 15.0, in questo caso li andiamo a dividere, diciamo, la coppia di cipollotti. Ecco qua, quindi ricapitolando: 1 2 3 4 15.0, poi di nuovo un'altra 15.0, due cipollotti li lasciamo insieme, mettiamo una 15.0, due cipollottini insieme e mettiamo una 15.0, qui invece mettiamo una 15.0 a separare i due cipollotti 3x4 e in questo spazio ancora mettiamo invece una 8.0, quindi qui tra il cipollotto 3x4 e quello 4x6 mettiamo una 8.0 e tiriamo il filo, ecco qui, tiriamo abbastanza bene il filo, poi prendiamo invece una 11.0, adesso tra questi due cipollotti che abbiamo mettiamo una 11.0, qui in questo spazio che c'è con il cipollotto 4x6 e il cipollotto invece 6x8, qui mettiamo una 8.0, scusate, tiriamo il filo, qui tra i due cipollottoni diciamo 6x8 mettiamo una 11.0 e qui
non ci resta che procedere, ecco la 11,0, e poi non ci resta che procedere in maniera simmetrica, quindi metteremo una 8,0. Ho dimenticato di farle vedere queste, la 8,0, e la facciamo scorrere e tiriamo il filo. Poi dobbiamo mettere, come abbiamo fatto qui, ma allora vedete, quindi la 8,0, adesso dobbiamo mettere una 11,0 tra i due cipollotti 4x6, 11,0, e qui in questo spazio che è appunto più grande mettiamo una 8,0. Stiamo procedendo in maniera simmetrica rispetto all'altro lato, è ovvio. Quindi mettiamo una 8,0, tiriamo il filo, ok. Adesso vabbè, io devo procedere così perché per comodità, però vedete, diciamo, la simmetria, qua è tutto dorato, adesso non si capisce più niente, però che succede? Che abbiamo messo la 8,0, adesso tra i due cipollotti questi qui dobbiamo mettere la 15,0. E giro però il lavoro, perché così, diciamo, andando verso il basso ci troviamo meglio, era giusto per capire. Poi andiamo avanti e in questo spazio qui ci mettiamo la 15,0, i due cipollottini piccoli invece li lasciamo uniti. Poi mettiamo la 15,0, guardate, e lasciamo i due cipollottini uniti, così, e poi in tutti questi spazi, nei nostri gruppetti, dobbiamo mettere, cioè nei nostri gruppetti da 4 cipollotti, qui tra un cipollotto 3x2 e l'altro dobbiamo mettere sempre una 15,0. Attimo, ecco qua, 15,0, ok, e arriveremo in cima alla nostra ghirlanda. Adesso abbiamo finito tutto il lato esterno, passiamo anche attraverso la 11,0 che abbiamo messo in cima. Adesso per portarci dal lato interno dobbiamo praticamente passare in questo cipollotto, poi passare anche da questo lato qui, nella parte diciamo in questo cipollotto che si trova in mezzo, e poi andare nel cipollotto del lato interno. Ecco qua, così. E adesso cosa faremo? In questa parte interna inseriremo sempre le 15,0, tranne solo che in questi punti, qui e qui, dove metteremo la 8,0, ma procediamo insieme. Quindi prendiamo una 15,0 e ci inseriamo nel cipollottino accanto e tiriamo il filo. Prendiamo una 15,0 e ci inseriamo nel cipollottino accanto. Poi di nuovo una 15 e ci inseriamo qui, una 15 e ci inseriamo qui, una 15 ci inseriamo qui, sempre nel cipollotto che ci troviamo subito dopo, tiriamo il filo, vedete, ecco qua. Poi continuiamo ancora con una 15 e ci inseriamo nel cipollotto 3x4. Poi una 15 e ci inseriamo nel cipollotto 4x6. Ecco qua. Adesso prendiamo la 8,0 e ci inseriamo tra questo cipollotto e quello più grande, inseriamo appunto la 8,0 e tiriamo il filo. Poi prendiamo l'altro cipollotto e tiriamo e ci infiliamo, scusatemi, prendiamo l'altra 8,0
e ci infiliamo nel cipollotto accanto e tiriamo il filo, e poi qui ricominciamo con le 15,0. Quindi prendiamo la 15,0, ci infiliamo nel cipollotto 3x4, prendiamo la 15,0 e ci infiliamo nel cipollottino 2x3, giriamo per comodità e continuiamo a infilare sempre le 15,0 fino a che non riempiamo tutti gli spazi tra un cipollottino e l'altro. Questa solo alla fine, questa struttura diventerà rigida, solo alla fine, quando finiremo di riempire tutti questi spazi, come è ovvio che sia d'altronde. Tiriamo il filo. Ecco qui. E abbiamo questa parte centrale. Nella parte centrale, vedete, usciamo da questa parte proprio centrale. Ovviamente qui non andremo a mettere la 15,0, ci inseriremo direttamente dall'altro lato, e quindi nel cipollotto 2x3, e passiamo anche attraverso qualche, giusto qualche altra la rocaille, diciamo 15, e l'altro cipollottino, e poi dobbiamo, se vogliamo ripassare in questo spazio interno, io sinceramente adesso non ricordo se ho fatto questo ripasso o no, ma credo di sì, e comunque come mi consiglia sempre la mia amica Silvia, è sempre meglio ripassare. Allora, con lo stesso sistema che abbiamo usato prima per passare dall'esterno interno, eccetera, appunto ci portiamo a uscire dall'esterno dopo che abbiamo effettuato il giro di ripasso interno. Usciamo, dicevo, da questo cipollotto, e adesso nel fare il ripasso del giro esterno non passiamo attraverso questa rocaille, ma passiamo direttamente attraverso il cipollotto. E continuiamo a fare, passiamo anche attraverso tutte le perline che ci troviamo, insomma una dietro l'altra, e facciamo appunto il giro di rinforzo dal lato esterno. Scusate, ecco, così. Dopodiché ci fermiamo in un punto a nostro piacere, facciamo un doppio nodino e possiamo finalmente infilarci poi nelle perline col filo ancora che ci resta e tagliare il filo. Ecco, questa è la ghirlanda. Adesso nonostante il giro, diciamo, di rinforzo non l'abbia fatto, come vedete è rigida, però adesso ovviamente devo rinforzarla. Magari io attaccherò un pezzo di filo, voi vi auguro che ce la facciate. Comunque calcolate quindi a questo punto 1,70 m, 1,80 m di filo, meglio. Allora, come vi dicevo, questa è la ghirlanda terminata. Insomma, spero che vi piaccia, e qui, come vi ricordate, adesso andiamo ad attaccare il perno e vi dico i materiali che servono per fare il perno, anche se, come sapete, il tutorial è di CL accessori, ma noi lo faremo un po' diverso, devo dire. Quindi io vi spiegherò quello che posso, non voglio sovrappormi al tutorial, diciamo, che già esiste, però vi spiegherò quello che ci serve per farlo velocemente. E niente, invece vi volevo far vedere che appunto nel momento in cui noi andiamo a mettere un perno normale, che può essere appunto una stella, qui sopra al vertice mettiamo le 2,15,0 e ricordiamoci poi di fare anche il cappietto, però va bene. Quindi se vogliamo mettere un perno normale, se vogliamo poi fare questo perno più complicato, ripeto, una 11,0 come abbiamo fatto noi poi nel tutorial. Ecco, allora ricapitoliamo poi i materiali che ci servono per fare il perno. Allora, ci serviranno 7 cipollotti 4x6, un perno, questo ha il diametro di 8 mm, però vi volevo dire, se voi l'avete d'acciaio, quindi anche non dorato, tanto non si vede, non è un problema, anche appunto d'acciaio è sempre meglio comunque. Io avevo questo, quelli d'acciaio mi sono terminati. Poi ci servono delle 15,0 che
con le quali dobbiamo incastrare appunto la lavorazione sul perno, sul retro e poi alcune 11-0. Niente, io come sapete appunto il tutorial, io vi rimanderò al tutorial per realizzare il perno, quello di CIL accessori, però noi lo faremo un po' diverso, quindi nei passaggi in cui lo faccio diverso comunque lo spiego, anche se tenterò appunto di non sovrappormi a quello che è già stato fatto in quel tutorial. Ora infatti sistemo un po' le cose e ci rivediamo tra un po'. Ecco, una volta chiusa a cerchio, io sono ripassata più di una volta qui nella lavorazione, anche prima di fare il nodo, sono ripassata perché per sicurezza, insomma, per non farlo deformare dopo, perché adesso cosa andremo a fare? Questa cosa che comunque, diciamo, la fanno vedere lì nel video, io però ve la spiego perché penso che non sia una cosa che abbiano proprio inventato loro, ma diciamo un sistema semplice per incastrare questo cipollotto al centro. Quindi noi stiamo uscendo da questo lato e dobbiamo far scorrere il cipollotto tenendolo appunto al centro della lavorazione e ci andiamo a infilare nel cipollotto opposto, quindi quello che si trova dalla parte opposta, e nel verso opposto, cioè nel cipollotto di fronte nel verso opposto ci andremo a infilare. Poi un attimo, e allora tiriamo il filo e tiriamo abbastanza bene e poi ci andiamo a infilare nel cipollotto centrale a questo punto. Giriamo un po' il lavoro qui, che è il cipollotto dal quale siamo usciti inizialmente, ci andiamo a infilare nel verso opposto a quello da cui eravamo usciti prima. Ecco, in questo modo si incastra il cipollotto al centro. Vedete, questo loro fanno, però non credo sia una vera prerogativa solo proprio loro. Adesso cosa facciamo? Quello che fanno anche loro, vabbè, io ve lo spiego in fretta, dobbiamo semplicemente mettere una 11-0 tra un cipollotto e l'altro di questi cipollotti che sono qui intorno. Ecco, questo lo facciamo per tutto il giro e ripassiamo anche un'altra volta con il filo per rinforzare. Effettivamente sì, qui in camera come vedete in maniera così ingrandita il filo si vede, loro fanno una lavorazione per coprirlo, però a me non piaceva perché era troppo carica di rocaie e non si accordava con la nostra ghirlanda che ha poche rocaie. Vedrete che poi ovviamente all'orecchio non si vede questo filo, se poi proprio vi dà fastidio potete sempre andare a vedere i loro video e vedere come si copre il filo con questa lavorazione che è appunto del perno che trovate sul sito che poi vi linkerò, sulla pagina YouTube che poi vi linkerò sotto. Va bene, comunque noi per farla come la faccio io la faccenda dobbiamo semplicemente infilare le 11-0 tutte intorno tra un cipollotto e l'altro. Ecco, una volta fatto questo ci troveremo così, vedete quelle 11-0 tutte intorno e ci portiamo ad uscire proprio da una di queste 11-0. A questo punto mettiamo sul lago 12, 15-0 e ci andiamo a infilare nell'altra 11-0, nella successiva, ma anche nel cipollotto e nell'altra 11-0. In questo modo tiriamo il filo e si creerà un archetto di 12-15-0. Questo passaggio lo rifacciamo altre 3 volte, quindi in maniera alternata, quindi ci sarà un archetto qui, uno qui e l'altro qui, perché dobbiamo sempre riattraversare anche il cipollotto e quindi si creeranno i 3 archetti. Ci vediamo tra un po'. Ecco, una volta realizzati gli archetti da 12 rocai 15-0, ci portiamo ad uscire dall'ottava di queste rocaie e ci infiliamo nelle 4 rocaie centrali del gruppetto successivo, senza infilare nulla sul lago. Poi ci infiliamo anche nelle altre rocaie del gruppetto successivo, sempre le 4 centrali, così, e andando avanti ci andiamo a ricongiungere anche con le 4 rocaie dalle quali siamo partiti, sempre le rocaie centrali. In pratica tiriamo un poco il filo e prendiamo il perno
andiamo a inserirci qui al centro, tiriamo il filo, sì, allora, ecco qua. Tirando il filo, vedete, si stringe attorno al perno e quindi in pratica andrà a stabilizzarsi, però ovvio dobbiamo ripassare in quest'ultimo giro, quindi nelle varie rocaie centrali in cui siamo passati appena adesso. Andiamo a ripassare qua e poi ci rivediamo. Ecco, una volta che abbiamo fatto questo giro di rinforzo qui centrale, ci conviene rinforzare anche gli archetti. Come faremo a rinforzare anche gli archetti per rendere il tutto ancora più stabile? Andiamo a infilarci appunto uscendo da uno di questi gruppetti di 4 anche in queste perline che erano quelle che formavano gli archetti iniziali, quelle da 12. Quindi tiriamo il filo, poi cosa facciamo? Passiamo nella rocaille, quella 11,0. Passiamo da qui e andiamo adesso a risalire, ecco, attenzione a non impigliarsi nel perno, andiamo a risalire sempre diciamo attraverso queste 4 rocaie da cui siamo appena passati. Così cosa succede? Che praticamente anche questa 11,0 va a mettersi in una posizione più dritta e questo ci serve per dopo. Intanto ridiscendiamo poi attraverso queste 4 rocaie, ripassiamo nella 11,0 da un lato, ne usciamo dall'altro e risaliamo nelle 4 rocaie. Ecco qui, vi ricordo che stiamo appunto rinforzando un po' il tutto semplicemente, quindi ripassiamo nelle 4 quelle centrali, poi evitiamo di passare sempre sul perno, poi ridiscendiamo di nuovo lungo queste 4 rocaie, ci infiliamo nella 11, risaliamo nelle stesse 4 rocaie da cui siamo appena passati e ridiscendiamo. Ecco qua. Continuiamo giusto negli altri 2 rametti, diciamo, di questo archetto, in questi altri 2, e così che sarà tutto ancora più stabile. E ci portiamo ad uscire poi infine da una delle 11,0 diciamo che si trovano sul bordo, diciamo, del perno. E per l'esattezza vi faccio vedere adesso da quale delle 11,0 dobbiamo trovarci ad uscire. Ecco, per precisione dobbiamo dire che non usciremo quindi da una rocaille qualsiasi, ma andremo ad uscire da questa rocaille che si trova, vedete, questo è diciamo parallelamente ai 2 cipollotti che sono allineati con il centro. Ecco, qui abbiamo il cipollotto centrale, noi usciremo da questa rocaille. Ecco, e qui abbiamo il filo che fuoriesce. Questo, da qui partiremo quindi adesso per attaccarci al nostro orecchino, diciamo la parte principale del nostro orecchino. E come lo facciamo? Lo facciamo prendendo 2 rocaie che mettiamo qui e prendiamo il nostro orecchino. Andiamo a mettere sul lago una rocaille 11,0, scusate non l'avevo specificato, quindi abbiamo questa situazione, andiamo a infilarci nella rocaille 11,0 di punta della nostra ghirlanda e ovviamente avviciniamo il perno, prendiamo un'altra 11,0 e andiamo a infilarci nel lato opposto della rocaille dalla quale siamo usciti. In questo modo tiriamo il filo, ecco che praticamente si va a sistemare in questo modo. Adesso ovviamente ripassiamo più di una volta in queste rocaille e vediamo poi il risultato finale. Ecco l'orecchino terminato, spero che vi piaccia. Ecco qui, questa è la coppia, spero che questi orecchini insomma vi siano piaciuti. Se vi va di rifarli potreste insomma farli e poi taggarmi e io ne sarei felice. Grazie e arrivederci alla prossima.